Ciao a tutti e bentornati su Katie Mani, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme un nuovo modello di borsa. Come avete visto dall'anteprima, modello Nisha, una maxi bag 4 stagioni, ovvero che possiamo tranquillamente utilizzare per tutto l'anno. È una borsa molto particolare, ho realizzato il giro borsa completamente con mattonelle in pelle, poi abbiamo questi manici in legno molto particolari. La borsa resta molto chiusa perché ho realizzato una bella chiusura, per cui ho utilizzato una tecnica nuova che dovete assolutamente vedere. Non dovremo cucire praticamente niente perché è tutto integrato nella lavorazione. Nell'anteprima del video avrete visto anche una sciarpina che io ora non ho messo perché sto filmando altre clip, quindi era un continuo mettere e togliere, però ve la faccio vedere perché ce l'ho qui. Abbiamo questa sciarpina che può avere diversi utilizzi, possiamo applicarla sia sui manici per impreziosire la nostra borsa, sia utilizzarla come sciarpina, ma io l'ho pensata anche come top estivo. Poi magari vi metterò qualche anteprima o su Instagram o qui, vediamo un attimino. E come potete vedere abbiamo questa fantasia qui a cerchio, per cui mi sono ispirata per la lavorazione del pannello. È una borsa comunque particolarissima che non può assolutamente mancare nella vostra collezione di borse. Comunque nella descrizione in basso al video trovate il link diretto al sito gomitoli.com per l'acquisto del kit materiali completo. La sciarpina è inclusa nel kit e troverete anche il codice sconto del 30% che ha una validità limitata. Troverete tutte le info qui sul video o comunque nella descrizione in basso al video. È una borsa che si indossa a mano, ma apportando delle modifiche, ovvero facendo dei forellini su queste due mattonelle, applicando dei ponticelli, si può tranquillamente applicare un'altra colla, quindi tranquille. Non mi dilungo più di tanto perché comunque è tutto spiegato durante il tutorial e per chi non lo sapesse sarò presente ad Abilimente Roma il 2 e 3 marzo presso lo stand di Edila Cilacrea numero 314 padiglione numero 1, dove troverete gran parte dei prodotti defilati di Borgo dei Pazzi, quindi mi raccomando, se siete in zona fate un salto e passate a trovarci. Mi raccomando, seguitemi su Instagram per non perdere tutte le anteprime, gli spoiler dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi tutorial. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare la borsa e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di una rocca di Inda Slim colorazione numero 34, una rocca di Inda Slim colorazione numero 3, una coppia di manici in legno, 2 chiusure magnetiche, nove mattonelle in pelle, del feltro per irrigidire i pannelli, ma questo non sarà incluso nel kit. Nel kit sarà inclusa anche una sciarpina. Per la lavorazione della borsa avremo bisogno di un uncinetto numero 3, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo dalla lavorazione del pannello, sia pannello frontale che retro sono uguali, identici, quindi questo procedimento che faremo ora lo andremo a ripetere una seconda volta per l'altro pannello. Partiamo con il cerchio magico. Che andiamo a bloccare innanzitutto con una catenella. E ne facciamo poi altre due e queste 3 catenelle che abbiamo qui vanno a sostituire la prima maglia alta. Procediamo lavorando all'interno di questo cerchio magico altre 11 maglie alte.
Fatte le 11 maglie alte possiamo chiudere il cerchio magico tirando questo filo, andiamo a chiudere per bene e andiamo a fare la chiusura invisibile, quindi inseriamo l'uncinetto dal retro verso l'esterno in questa maglia qui. In questo modo, qui abbiamo le 3 catenelle. Andiamo a prendere quest'asola qui, in questo modo, la portiamo sul retro, poi inseriamo l'uncinetto all'interno di questa maglia, quindi questa che vediamo qui è l'asola che ho portato sul retro, quindi noi inseriamo l'uncinetto, questa va a sostituire praticamente la prima maglia, inseriamo l'uncinetto anche in questa asola e tiriamo per bene il filo. A questo punto andiamo a prendere il secondo colore, alterneremo i colori ad ogni giro, quindi prendo il secondo colore. Per comodità mi faccio il cappietto iniziale, ma potete anche non farlo. Porto il filo al di fuori e vado a lavorare 3 catenelle che mi sostituiscono sempre la prima maglia alta. All'interno di questo stesso punto vado a lavorare un'altra maglia alta, quindi come procederemo in questo giro? Andremo a lavorare un aumento per ogni punto sottostante, quindi 2 maglie alte in ogni punto. Procedo ora, passo nel punto successivo e vado a lavorare 2 maglie alte. Una e 2. Punto successivo, altre 2 maglie alte e così via per ogni punto. Andremo a raddoppiare i punti ovviamente. Ok, ho lavorato l'ultimo punto, ora andiamo a chiudere sempre nello stesso modo, quindi inseriamo l'uncinetto nel primo punto qui abbiamo le 3 catenelle, contiamo 1 2 3, inseriamo l'uncinetto nell'asola successiva alle 3 catenelle, prendiamo il filo e lo portiamo sul retro. Inseriamo l'uncinetto esattamente qui dove stiamo creando l'asola ed inseriamo l'uncinetto all'interno dell'asola, tiriamo il filo e dobbiamo andare a riprendere il colore di base, quindi prendo il filo e lo tiro fuori, lo porto all'esterno, alzo il lavoro con le 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta, procedo lavorando una maglia alta nello stesso punto e in questo giro andremo ad alternare un aumento ed una maglia alta, quindi nel punto successivo, ovvero qui, andremo a lavorare una sola maglia alta. Poi andiamo nel punto successivo e lavoriamo un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, 1 e 2. Procederemo alternando questa lavorazione per tutto il giro, quindi un aumento ed una maglia alta. Troverete indicato qui in alto il totale di punti che otterremo. Ho terminato questo giro, abbiamo 36 punti in totale. A questo punto andiamo a cambiare di nuovo il colore, quindi innanzitutto andiamo a fare la chiusura, quindi inseriamo sempre l'uncinetto in questo punto, prendiamo l'asola e la portiamo sul retro, inseriamo l'uncinetto in questo modo, inseriamo l'uncinetto anche nell'asola, tiriamo il filo
Prendiamo il secondo colore, lo portiamo all'esterno e ci alziamo con le 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta. Procediamo lavorando una maglia alta nello stesso punto di base e in questo giro andremo ad alternare un aumento e 2 maglie alte. Quindi procediamo lavorando una maglia alta nel punto successivo ed un'altra maglia alta nel punto successivo. Questo è il procedimento che dovremo ripetere per tutto il giro, quindi nel punto successivo ora vado a lavorare un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, 1 e 2, e poi procedo lavorando una maglia alta nei 2 punti successivi. Procediamo così per tutto il giro, troverete indicati qui in alto il numero totale di punti che dovremo avere in questo giro. Abbiamo terminato anche questo giro, abbiamo ottenuto 48 punti in totale, lo chiudiamo sempre nello stesso modo. Quindi inseriamo l'uncinetto sempre dal retro verso di noi, prendiamo l'asola, la portiamo sul retro, inseriamo l'uncinetto in questo punto, inseriamo l'uncinetto anche nell'asola, tiriamo per bene il filo e andiamo a riprendere il colore primario, lo portiamo verso l'esterno e ci alziamo con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Lavoriamo una maglia alta nello stesso punto, quindi partiamo sempre con l'aumento e in questo giro andremo ad alternare un aumento e 3 maglie alte. Quindi procediamo ora lavorando una maglia alta nei 3 punti successivi. 1, 2 e 3. Poi nel punto successivo lavoriamo un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto e poi di nuovo una maglia alta nei 3 punti successivi. Procederemo in questo modo per tutto il giro, troverete indicati qui in alto il numero totale di punti da ottenere. Abbiamo terminato anche questo giro, lo chiudiamo sempre nello stesso modo, il procedimento è sempre lo stesso, inseriamo l'uncinetto nel primo punto, prendiamo il filo e lo portiamo sul retro, inseriamo l'uncinetto proprio dove stiamo creando l'asola, inseriamo l'uncinetto nell'asola, tiriamo per bene e andiamo a riprendere l'altro colore. Facciamo una catenella per bloccare, altre 2, queste 3 catenelle ci sostituiscono la prima maglia alta, lavoriamo una maglia alta nello stesso punto e in questo giro andremo ad alternare un aumento e 4 maglie alte, quindi nei prossimi 4 punti andremo a lavorare una maglia alta, 1, 2, 3 e 4 e poi di nuovo nel punto successivo un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, 1 e 2 Ripeteremo questo procedimento per tutto il giro, quindi un aumento e 4 maglie alte fino ad ottenere il numero di punti che trovate indicato qui in alto. Siccome il procedimento è sempre uguale, dobbiamo solo incrementare una maglia alta tra un aumento e l'altro, vi lascio continuare da sole, ma vi lascerò anche uno schema scritto sempre qui nel video che vi riassume tutto
i passaggi di tutti questi giri che andremo a lavorare con gli aumenti. Quindi nella clip successiva troverete lo schema scritto per quanto riguarda la parte degli aumenti. Quindi andremo a lavorare tutti i giri totali indicati nello schema e poi ci rivediamo per continuare la lavorazione del pannello. Bene, una volta lavorate tutte le righe avremo terminato con un totale di 132 punti che ora dovremo andare a suddividere per squadrare il nostro pannello. La misura del nostro pannello al momento è di 25 cm, quindi ora procederemo con la divisione di punti. Abbiamo 132 punti, abbiamo detto, partiremo da qui e questo sarà contato come il primo angolo, quindi inizio inserendo il marcapunti nella terza catenella che insieme alle due sottostanti compongono la prima maglia alta. Poi lo sposterò nel momento in cui vado a chiudere il giro, ma momentaneamente lo inserisco qui. Dopodiché vado a contare 32 punti, quindi partendo da quello subito successivo al marcapunti conto 32 punti e vado ad inserire il marcapunti nel successivo, quindi nel 33esimo. Nel 33esimo, quindi qui, vado ad inserire il mio marcapunti e qui è dove dovremo fare il prossimo aumento. Ripeterò lo stesso procedimento anche per posizionare gli altri marcapunti, quindi conto 32 punti e nel 33esimo andiamo ad applicare l'altro marcapunti. Praticamente nel mio caso il marcapunti va sempre nella prima maglia dell'aumento, quindi qui ho l'aumento, io vado a posizionare il marcapunti esattamente nella prima maglia. Procedo, conto di nuovo 32 punti, nel 33esimo vado ad applicare il marcapunti conto che tra quest'ultimo marcapunti e il primo ci siano 32 punti. Perfetto, sono 32, quindi a questo punto vado a chiudere il giro, quindi so che comunque il primo aumento lo vado a fare dove creerò ora la catenella, chiudo sempre nello stesso modo, inserisco l'uncinetto nella prima maglia, qui ho le 3 catenelle, prendo l'asola, la porto verso l'interno in questo modo, inserisco l'uncinetto in questo punto, inserisco l'uncinetto anche nell'asola, vado a tirare bene il filo ed alzo il lavoro con le 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta, aggiungo 2 catenelle che sono quelle di separazione e vado a lavorare una maglia alta nello stesso punto, quindi inserisco l'uncinetto alla base delle 3 catenelle e lavoro un'altra maglia alta in questo modo. Dopodiché procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante fino al prossimo marcapunti. Ok, qui ho l'altro marcapunti, lo rimuovo e all'interno di questo punto vado a lavorare una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta nello stesso punto. Quindi questo procedimento andrà ripetuto in ogni punto marcato, mentre per gli altri punti andremo a lavorare un punto alto per ogni punto sottostante. Quindi terminiamo il giro e ci rivediamo al termine per proseguire. Se notate che magari il lavoro si imbarca, ovvero si incurva in questo modo, provate ad utilizzare un uncinetto di mezza misura in più, oppure se proprio fosse necessario potete fare qualche aumento
lo suddividete ovviamente. Per esempio nel mio caso sembra che voglia incurvarsi il lavoro, ma nel momento in cui lo posiziono sul piano da lavoro e passo la mano poi riprende forma. Poi comunque andrò ad irrigidirlo con il feltro, quindi resterà perfetto. Ma comunque se nel vostro caso è necessario potete tranquillamente incrementare qualche aumento, ovviamente cercando di suddividerli nella maniera giusta, oppure utilizzando un uncinetto più grande. Ho terminato la lavorazione del primo giro con gli aumenti negli angoli. A questo punto andiamo a chiudere in modo diverso. Ho terminato in questo modo, mi ritrovo nel punto prima dell'aumento, vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali, in questo modo. Alzo il lavoro con le 3 catenelle che sostituiscono sempre la prima maglia alta. A questo punto in questo giro dovremo andare a lavorare all'interno delle 2 catenelle di ogni angolo 2 maglie alte, quindi inseriamo l'uncinetto nello spazio che si è formato e lavoriamo 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e altre 2 maglie alte sempre nello stesso spazio. Proseguiremo lavorando poi una maglia alta in ogni punto sottostante. Facciamo attenzione a lavorare anche questa maglia che potrebbe restare nascosta dopo gli aumenti. Quindi inserisco l'uncinetto in questa maglia, lavoro una maglia alta e procedo lavorando una maglia alta in ogni punto successivo sottostante, fino ad arrivare al prossimo spazio dove andrò a ripetere lo stesso procedimento. Ci arriviamo e poi vediamo come procedere. Va lavorato ovviamente anche questo punto, come avrete notato. Poi abbiamo di nuovo lo spazio formato dalle 2 catenelle, lavoriamo al suo interno 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle ed altre 2 maglie alte sempre nello stesso spazio. Si procede poi lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante, facendo sempre attenzione a lavorare anche questa maglia, quindi qui inseriamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia alta. Si procede in questo modo per tutto il giro, ripetendo questo aumento in ogni spazio formato da 2 catenelle. Terminiamo il giro e vediamo come procedere. Terminato il giro lo chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali, inseriamo l'uncinetto e chiudiamo maglia bassissima. Volendo possiamo fare anche la chiusura nascosta che abbiamo fatto per i giri precedenti, quindi con il cambio colore. Alziamo il lavoro con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, procediamo lavorando una maglia alta per ogni punto successivo, ne abbiamo 2, quindi 1 e 2. A questo punto ci ritroviamo nell'angolo e l'aumento che andremo a lavorare ora andrà ripetuto in ogni angolo, quindi dove abbiamo lo spazio formato dalle 2 catenelle. Per questo giro andremo a lavorare 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e 3 maglie alte sempre nello stesso spazio, 1, 2
e 3. Procediamo poi lavorando una maglia alta per ogni punto sottostante, facciamo attenzione a lavorare anche questa maglia. Quindi procederemo in questo modo, in ogni angolo ripeteremo questo procedimento, quindi terminiamo il giro e ci vediamo a fine giro per vedere come procedere. Ho terminato anche questo giro, ora dobbiamo andare a mettere un marcapunti su questo lato in modo che lavorando poi le maglie alte ci fermeremo esattamente dove abbiamo messo il marcapunti. Andiamo a contare 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Posizioniamo il marcapunti nel punto successivo, quindi nel settimo, e noi dovremo lavorare le maglie alte esattamente fino al punto prima del marcapunti. Quindi ora andiamo a chiudere il giro, io lo chiudo sempre nella terza catenella delle 3 iniziali con una maglia bassissima, alzo il lavoro con le 3 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta, vado a lavorare una maglia alta in ogni punto sottostante fino ad arrivare nello spazio formato da 2 catenelle. In quest'ultimo giro all'interno dello spazio vado a lavorare 2 maglie alte, due catenelle e 2 maglie alte. Procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante per poi ripetere questo aumento in ogni spazio di 2 catenelle, quindi in ogni angolo. Arriviamo fino qui, lavoriamo poi una maglia alta nei punti successivi e ci fermiamo nel punto prima del marcapunti. Questo perché andremo a modificare un po' la lavorazione su questa parte, che sarà la parte che ospiterà il manico. Quindi procediamo, arriviamo a questo punto e poi vediamo come procedere. Bene, ho lavorato le maglie alte fino al punto prima del marcapunti, ora tolgo il marcapunti, nei prossimi 3 punti vado a lavorare una mezza maglia alta, quindi punto successivo, una mezza maglia alta, punto successivo, una mezza maglia alta, punto successivo, mezza maglia alta. Ora procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante e dovremo fare lo stesso procedimento anche sull'altro lato, quindi conto 1, 2, 3. Devo quindi andare a lavorare una maglia bassa fino ad arrivare al marcapunti, poi ho 1, 2, 3 dove andrò a lavorare le mezze maglie alte.
Procedo quindi lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Ho terminato con una maglia bassa, a questo punto il marcapunti lo rimuovo e vado a terminare lavorando una mezza maglia alta negli ultimi 3 punti. A questo punto stiro per bene il mio pannello, taglio il filo e chiudo con asola di chiusura. Bene, a questo punto dobbiamo stabilirci i punti dove andare a posizionare il manico. Quindi sulla parte alta dove abbiamo lavorato le maglie basse, come potete vedere ho applicato dei marcapunti ed ora vi spiego perché. Qui andrà posizionato il manico su cui andranno lavorate le maglie basse per poi cucirle sul pannello. Qui ho lasciato delle maglie libere e mi sto regolando con il pannello che io ho già fatto fuori video, che mi è venuto leggermente diverso per un piccolo errore che ho fatto, ma voi ovviamente vedrete il tutorial di questo, quindi non avrete problemi. Ma mi sto regolando perché comunque in ogni caso ho ottenuto lo stesso numero di punti, non so, qui è magia praticamente. Comunque, tralasciando questo, mi sto regolando con l'altro pannello ovviamente. Sull'altro manico ho lavorato 26 maglie basse che poi sono andata a cucire sui 26 punti che ho qui. Come ci regoliamo in questo caso? Ho contato dalla prima maglia disponibile che vediamo qui 11 punti, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nell'undicesimo ho applicato il marcapunti. Ho fatto lo stesso anche sull'altro lato, quindi ho contato dalla prima maglia disponibile che vedete qui, precisamente questa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nell'undicesima ho applicato il marcapunti. Qui ho 26 punti disponibili su cui andrà cucito il manico, quindi ora andiamo a lavorare le maglie basse sul manico e poi successivamente lo andiamo a cucire qui. Per lavorare le maglie basse intorno al manico cambio uncinetto e prendo il 3,5 perché andrò a lavorare i due fili insieme, quindi unirò entrambi i colori in questo modo. Prendo sia il filo del primo colore che del secondo colore, vi faccio un cappio iniziale che poi la codina la nasconderò successivamente. Mi faccio il cappio in questo modo e cerchiamo di restare un pochino morbide. Diciamo che questa è la parte un po' più noiosa, ma quindi cosa facciamo? Inseriamo l'uncinetto all'interno del manico, andiamo a prendere il filo, entrambi i fili in questo caso, li portiamo al di sopra in questo modo e chiudiamo a maglia bassa. Possiamo portarci la codina dietro per nasconderla. Per evitare che il manico faccia rumore mi poggio qui sul pannello che ho già rivestito con il feltro e procediamo nello stesso modo. Quindi inseriamo l'uncinetto all'interno del manico in questo modo, prendiamo il filo collegato al gomitolo ovviamente, lo portiamo fuori, restiamo sempre un pochino morbide e andiamo a chiudere a maglia bassa, così. Questo procedimento andrà ripetuto fino ad ottenere 26 punti, quindi ora ne abbiamo 2, ne dobbiamo fare altri 24.
Non preoccupatevi se i punti vengono sul davanti, poi li andiamo a sistemare in un secondo momento. Quindi procediamo in questo modo e poi una volta lavorate le 26 maglie basse vediamo come procedere. Lavorate le 26 maglie basse intorno al manico, andiamo a tagliare il filo e lo nascondiamo tra le maglie. Facciamo una catenella di sicurezza. Ok, a questo punto dobbiamo andare a cucire il nostro manico sul pannello, quindi ci riprendiamo sempre il filo a doppio, quindi entrambi i colori uniti insieme, sempre uncinetto 3,5, cappio iniziale, e andiamo ad inserire l'uncinetto inizialmente dove abbiamo il marcapunti, quindi inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo e lo tiriamo fuori. A questo punto qui abbiamo i 26 punti, abbiamo 26 punti anche sul manico. Iniziamo inserendo l'uncinetto nel primo punto disponibile, quindi questo qui. Inseriamo l'uncinetto e andiamo ad inserire l'uncinetto anche nella prima maglia che abbiamo qui. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere. Qui abbiamo inserito inizialmente l'uncinetto, ma è il punto marcato, quindi non va contato. Questa è la prima maglia delle 26 che abbiamo lasciato libere per cucire il manico. Noi andiamo ad inserire l'uncinetto non nella catenella ma alla base della maglia bassa, perché comunque deve avere un po' di sostegno, perché inserendo l'uncinetto solo nella catenella, essendo la lavorazione molto morbida perché questo è un filato sottile, potrebbe cedere. In questo modo è un pochino più rinforzata, quindi inseriamo l'uncinetto, vedete, proprio alla base della maglia bassa, così. Togliamo i fili che poi andremo a nascondere, prendiamo il filo collegato al gomitolo e portiamo fuori. Usciamo prima dalla lavorazione sul pannello e poi dal manico e andiamo a chiudere a maglia bassissima in questo modo. Entriamo nel punto successivo e nel punto successivo sul pannello inseriamo l'uncinetto sempre alla base della maglia, quindi qui portiamo fuori e chiudiamo a maglia bassissima. È più facile a farsi che a dirsi. Inseriamo l'uncinetto nel punto successivo, nel punto successivo sul pannello, sempre alla base, e chiudiamo a maglia bassissima. Andremo a cucire in questo modo tutto il manico. Fate attenzione a lavorare anche l'ultimo punto che potrebbe restare nascosto, ma c'è anche questo sarebbe il primo punto lavorato che di solito resta nascosto perché portando dietro la codina tende ad incurvarsi, ma noi lo dobbiamo andare a lavorare. Quindi inseriamo l'uncinetto. Inseriamo l'uncinetto nell'ultimo punto rimasto sul pannello e andiamo a bloccare il tutto con una maglia bassissima. In questo modo. A questo punto puntiamo l'uncinetto nel punto marcato qui, lavoriamo una maglia bassissima, possiamo tagliare il filo e andarlo a bloccare tra le maglie. Togliamo i marcapunti che non ci servono più
Una volta che avremo nascosto tutti i fili possiamo procedere con il feltro, quindi andare ad irrigidire con il feltro. Quindi per andare a irrigidire il nostro pannello ci basterà prendere un foglio di feltro, sagomarlo in base alla forma che abbiamo qui del pannello, come ho fatto in questo caso. Ho ritagliato prima un quadrato delle dimensioni del pannello e poi l'ho sagomato seguendo la forma, perché non è un quadrato perfetto, ma come potete vedere è arrotondato sui lati. Comunque ci ritagliamo un pezzo di feltro delle stesse dimensioni e poi lo andiamo a cucire. Ci prendiamo il nostro quadrato, ci prendiamo il nostro pannellino quadrato, uncinetto numero 3 e il cordino del colore di base, quindi nel mio caso il colore più scuro. Faccio il cappio iniziale e lascio il filo sull'uncinetto. Ci agganciamo in un punto qualsiasi del nostro quadratino. Ovviamente sappiamo già che negli angoli dobbiamo andare a fare gli aumenti, quindi io mi aggancio qui così posso farvi vedere sia la lavorazione di tutti i fori sia la lavorazione che dobbiamo ripetere in ogni angolo. Quindi inserisco l'uncinetto e all'interno di questo foro vado a lavorare 2 maglie basse. Ovviamente io sto adattando lo schema al filato che ho, che è molto sottile. Nel caso utilizzate un filato un po' più spesso, regolatevi con gli aumenti. Magari con un filato più grosso potrebbe essere necessario lavorare solo una sola maglia bassa per punto e gli aumenti negli angoli. Quindi fate delle prove e riuscirete a trovare lo schema giusto. Quindi in questo caso io lavoro 2 maglie basse nei fori di ogni lato, quindi ho lavorato 2 maglie basse in questo foro, lavoro 2 maglie basse anche nel foro successivo e in tutti i fori che ho tranne negli angoli. Nell'angolo andiamo a lavorare 3 maglie basse, una, 2 e 3, una catenella ed altre 3 maglie basse sempre nello stesso foro, quindi una, 2 e 3. Questo è il procedimento che dovremo ripetere in ogni foro d'angolo, mentre negli altri fori andiamo a lavorare 2 maglie basse. Quindi si procede in questo modo fino a ricoprire tutto il nostro quadrato. E questo procedimento andrà ripetuto per tutti i pannellini che abbiamo disponibili, che sono 9. Che una volta che abbiamo terminato il nostro giro tagliamo il filo e andiamo a chiudere con asola di chiusura. Bene, una volta rifinite tutte le mattonelle, a questo punto dobbiamo unirle insieme. Io già
ho iniziato ad unirle, ora vi mostro il procedimento. Poi questo procedimento va ripetuto per la cucitura di tutte le mattonelle. È veramente molto semplice perché abbiamo lo stesso numero di punti su tutti i lati e su tutte le mattonelle. Quindi per prima cosa ci andiamo a prendere il filo che abbiamo utilizzato per rifinire i quadretti. Prendiamo l'ago e ci andiamo a bloccare il filo sul retro della mattonella. Per bloccare il filo basta far passare l'ago tra le maglie, ma incrociandolo poi di volta in volta in questo modo. Facendolo passare in questo modo il filo sarà bloccato. Arriviamo nell'angolo e facciamo uscire l'ago esattamente dalla maglia che si trova proprio nell'angolo. Io la faccio uscire dalla catenella, che è questa qui. Noi contiamo i punti che abbiamo qui. Qui abbiamo 1, 2, 3, questa è la catenella. 1, 2, 3 sono le maglie che abbiamo qui. Io vado ad inserire l'ago in questo modo nella catenella d'angolo e poi vado a far combaciare i punti. Quindi qui sono uscita dalla catenella e devo fare lo stesso anche sull'altra mattonella. Quindi vado ad entrare con l'ago sempre nella catenella, in questo modo prendo solo l'asola esterna, rientro nella maglia da dove sono uscita con l'ago, quindi nella catenella, per fare una passata, così faccio una doppia passata su entrambi gli angoli, ripeterò lo stesso procedimento anche sull'altro angolo e poi procedo con la cucitura. Quindi prendo solo le asole esterne da entrambe le parti, abbiamo lo stesso numero di punti quindi non possiamo sbagliare. Punto successivo, asola esterna, tiriamo bene e andiamo a cucire in questo modo. Termineremo la cucitura sempre nella catenella d'angolo, quindi inseriamo l'ago in entrambe le asole, facciamo una doppia passata, poi facciamo passare l'ago all'interno in questo modo e lo andiamo a bloccare tra le maglie. Tagliamo i fili e andremo a ripetere lo stesso procedimento fino a cucire tutte le mattonelle insieme. Questo è il risultato sul dritto del lavoro, vedete non si vede assolutamente nulla. Bene, una volta irrigiditi entrambi i pannelli con il feltro possiamo procedere con l'assemblaggio della borsa. Ovviamente vi consiglio di foderare. In questo caso possiamo foderare tranquillamente a pannello perché abbiamo la base su cui cucire il tessuto, quindi anche il giroborsa può essere foderato a pannello. Trovate il link del mio tutorial dedicato nella descrizione in basso al video. Io lo farò successivamente, creerò una sorta di fodera a sacchetto, ma vedrò poi in un secondo momento per mancanza di tempo. Comunque a questo punto io ho già fissato il giroborsa su uno dei due pannelli, l'altro lo faremo insieme. Ho già fissato i primi due angoli con il marcapunti, ho fissato questo angolo, ho fissato quest'altro angolo, ora fisso anche gli altri due angoli in modo da suddividere un pochino i punti, ma sappiamo che ogni lato avrà 3 mattonelle, quindi mi fisso gli angoli esattamente dove in teoria vanno fissati e possiamo iniziare a cucire. Prendiamo ovviamente il filo del colore di base, quindi nel mio caso il color tortora, ovviamente con uncinetto numero 3. Per prima cosa vado ad inserire l'uncinetto non nella catenella che si trova
nell'angolo ma nella maglia prima. Inserisco l'uncinetto prendendo solo la metà catenella retro in questo modo, prendo il filo e lo porto fuori. A questo punto inizio la mia cucitura, quindi tolgo il marcapunti perché in questo caso non mi serve, inserisco l'uncinetto nella metà catenella esterna e vado ad inserire l'uncinetto nella metà catenella esterna del punto d'angolo. Qui abbiamo le 2 catenelle, andiamo ad inserire l'uncinetto non in questa catenella ma nella successiva. In questo modo inseriamo l'uncinetto e blocchiamo tutto con una maglia bassissima. Procediamo, puntiamo l'uncinetto nella maglia successiva e prendiamo solo la metà catenella esterna. Facciamo la stessa cosa, prendiamo la metà catenella esterna del punto successivo. Prendiamo il filo e chiudiamo a maglia bassissima, quindi andremo a cucire tutto il giro borsa in questo modo. Punto successivo prendiamo solo le metà catenelle esterne e blocchiamo tutto a maglia bassissima. Se preferite potete anche cucire direttamente con ago e cordino. Andremo a cucire in questo modo tutto il giro borsa. Se fosse necessario potete anche lavorare 2 punti in un unico punto, perché non abbiamo comunque lo stesso numero di punti sul giro borsa che abbiamo sul pannello, quindi potrebbe capitare di dover lavorare più punti nello stesso punto. Per esempio in questo caso ho questa maglia sul giro borsa che mi prende 2 punti del pannello, quindi cosa faccio? Entro nel primo punto, lavoro una maglia bassa, rientro nello stesso punto ma nel punto successivo del pannello e procedo cucendo. Ho terminato la cucitura del giro borsa esattamente nell'ultima catenella che abbiamo qui abbiamo sempre le 2 catenelle, io le ho lavorate tutte e 2. A questo punto posso fare la catenella di sicurezza, tagliare il filo e andarlo a bloccare tra le maglie. Bene, a questo punto dobbiamo occuparci della chiusura. Ci agganceremo esattamente sui 26 punti che abbiamo lavorato sul manico. Quindi prendiamo il cordino del colore di base, uncinetto numero 3 e ci andiamo ad agganciare esattamente nel primo punto. Quindi qui calcoliamo che abbiamo 26 punti, perlomeno se state seguendo lo schema passo passo, altrimenti dovete calcolare i punti che avete sul manico. Quindi facciamo il cappio iniziale, ci teniamo il filo sull'uncinetto e ci andiamo ad agganciare sulle asoline che abbiamo qui. Il primo punto nel mio caso è questo, prendo solo la metà catenella esterna, inserisco l'uncinetto e lavoro una maglia bassa. Procedo, punto successivo, prendo solo la metà catenella esterna e lavoro una maglia bassa. Punto successivo, solo metà catenella esterna e lavoro una maglia bassa. Procederò in questo modo per tutte le maglie che ho qui sul manico, quindi ci vediamo al termine.
Bene, terminata la riga ho già voltato il lavoro, faccio una catenella e procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, quindi andrò a lavorare righe di andata e ritorno a maglia bassa. Questo procedimento lo ripeteremo per il totale di righe che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Bene, ho lavorato tutte le righe ed ho già inserito una parte delle calamite, ma ho utilizzato un metodo super pulito, infatti sono incorporate direttamente nella lavorazione, quindi non c'è il rischio che vadano a scucirsi. Questo metodo però ve lo mostro in una spiegazione a parte perché in questo caso mi ritrovavo un po' scomoda a mostrarvi i passaggi. Quindi ho tagliato il filo, lo vado a bloccare tra le maglie, ripeto lo stesso procedimento anche sull'altro lato. Per quanto riguarda la chiusura vi avevo detto che ve l'avrei mostrato in una spiegazione a parte, ma nel senso su un piccolo campioncino perché lì sopra mi risultava un po' difficile e scomodo. Calcolate che per applicare una calamita del genere con questa tipologia di filo sottile abbiamo bisogno di 4 punti perché va a coprire 4 punti. Io qui ne ho lavorati 8. Cosa faccio? Innanzitutto lavoro le prime 2 maglie basse. Dopodiché cosa faccio? Vado a prendere l'asola, la porto fuori, avvicino la mia chiusura mettendola sul rovescio e con un uncinetto sottilissimo, io sto utilizzando il numero 1, è praticamente un ago, inserisco l'uncinetto all'interno del foro della calamita, vado a prendere il cordino e me lo porto fuori. Quindi lo utilizzo per portare il filo fuori, ma si può utilizzare anche un ago tirafettuccia, un ago, uno spillo, vedete voi. Se avete a disposizione l'uncinetto numero 1, meglio. Una volta portata l'asola all'esterno del foro della calamita, andiamo a chiudere a maglia bassa. Dopodiché cosa facciamo? Andiamo a lavorare 2 maglie basse normali e poi ci ritroviamo in corrispondenza dell'altro foro. Posso andare a prendere l'asola e portarla fuori o posso andare direttamente con l'uncinetto sottile, inserisco l'uncinetto, prendo il cordino, me lo porto fuori in questo modo e poi vado a chiudere il tutto e a sigillare con maglia bassa. Termino la riga, quindi le ultime 2 maglie basse vanno lavorate normali, dopodiché faccio una catenella, avvolto il lavoro e mi vado a lavorare 3 righe di maglia bassa normalissime, quindi semplici righe, per andare a coprire questa chiusura, perché come abbiamo lavorato 4 punti per coprire la chiusura dovremo alzarci di 4 righe, quindi una è quella che abbiamo lavorato ora, andiamo a lavorare altre 3 righe a maglia bassa per poi andare a fissare anche gli altri 2 fori. Quindi procedo con la lavorazione a maglia bassa per 3 righe o comunque se state utilizzando un filato diverso fino a coprire la chiusura. Dopo aver lavorato le righe siamo pronti per andare a fissare anche gli altri 2 fori. Io ovviamente sul pannello della borsa ho lavorato con il metodo per ottenere il bordo perfetto. C'è il tutorial specifico, se ve lo siete perso lo trovate nella descrizione in basso al video. Procedo con la lavorazione delle prime 2 maglie basse normali, poi mi trovo in corrispondenza del foro della calamita e vado a portare l'asola al di fuori. Inserisco l'uncinetto sottile, prendo il cordino, me lo porto fuori e fisso il tutto con una maglia bassa. Procedo lavorando le 2 maglie basse normali fino ad arrivare al prossimo foro. Quando mi trovo in corrispondenza dell'ultimo foro vado
con l'uncinetto sottile a prendere il cordino. Vedete, riesco tranquillamente a entrare e prendere direttamente il cordino. Fisso con maglia bassa, termino la riga e questo sarà il risultato. Avremo incorporato la nostra calamita direttamente alla lavorazione senza cuciture e non c'è il rischio che vada a scucirsi con il tempo. Quindi poi vado ad ultimare con le ultime 2 righe di maglia bassa. Ovviamente questo sarà il risultato finale di quello che vi ho mostrato. All'inizio e alla fine ho lasciato sempre 2 maglie basse, poi comunque vi regolate voi in base a come volete applicare la chiusura. Bene, una volta terminato il tutto, questo sarà il risultato finale. È venuta fuori veramente una bella borsa. Qui abbiamo la sciarpina che è inclusa nel kit materiali e ovviamente possiamo andare ad impreziosire la nostra borsa, quindi facendola passare tra i manici, oppure possiamo tranquillamente indossarla per dare un tocco in più al nostro outfit. Sappiate che con il filato presente in un kit possiamo tranquillamente realizzarci ben 2 borse di questo genere. Ovviamente andrebbero acquistati un altro paio di manici e le mattonelle, ma con il filato avanzato possiamo tranquillamente realizzarci un'altra borsa uguale, invertendo i colori ovviamente. Se volete realizzare una borsa che possa essere indossata anche a spalla, potete fare delle modifiche, come vi ho detto all'inizio del video. Qui sulle mattonelle andate a fare 2 fori, applicate i ponticelli e potete poi applicare una tracolla che sia in catena o comunque con lo stesso filato. Quindi spero di avervi dato qualche consiglio utile, spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se è così fatemelo sapere come sempre nei commenti qui sotto con un bel pollice in su. Vi ricordo che trovate il kit completo di tutti i materiali sul sito gomitoli.com, trovate il link diretto al sito nella descrizione in basso al video insieme al codice sconto. Vi ricordo che sarò presente ad Abilmente Roma il 2 e 3 marzo con i miei corsi di borsa d'uncinetto. Magari vi lascio qualche info anche nella descrizione del video. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdere tutti gli spoiler dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!